The idea that Carmelo Anthony would accept a bench role would be extremely surprising. Alla fine della scorsa stagione, nel exit interview, Carmelo Anthony ha un po' fatto capire cosa pensa di quello che dovrebbe essere il suo status in una franchigia NBA. Quando gli è stato chiesto ma cosa ne pensi magari l'anno prossimo di tornare a OKC con un ruolo da sesto uomo, si è praticamente messo a ridere. È andata a finire che OKC l'ha ceduto ad Atlanta per prendersi sostanzialmente Dennis Schroeder. Atlanta aveva ampio spazio salariale per assorbire i suoi 27,9 milioni di contratto e poi lo ha tagliato con buyout, da cui Melo ha rinunciato giusto a 2,4 milioni, che è il minimo salariale, che poi ha firmato con Houston, del suo grande amico Chris Paul. Houston così ha preso un altro giocatore, un altro volume shooter, un giocatore che ha bisogno della palla in mano, che ha bisogno di tirare, che però non prende propriamente tiri e situazioni che si sposino con quello che è la filosofia di gioco di D'Antoni e di Morey più in generale. Sì, come da intervista di Morey a inizio stagione, in realtà a quanto pare lo switch quest'anno c'era stato per Melo, cioè il riconoscere il proprio ruolo, l'accettare di subentrare dalla panchina, pur vero che poi gli stavano comunque dando 30 minuti a partita, anche subentrando dalla panchina. Però sì, la speranza era che lui comunque potesse offrire delle soluzioni che però non si sono rivelate quelle che servivano, complice anche un inizio molto lento di tutta la squadra. Tant'è che dopo una decina di partite hanno deciso che, non di tagliar Melo, hanno deciso che Melo non rientrava più nei progetti della squadra. Per cui ad oggi le cose stanno ancora così. Lui è ancora effettivamente sotto contratto coi Rockets, però non si allena neanche più con la squadra. Di essere o tagliato o ceduto, vedremo un po' come andrà avanti la situazione. Ok, una domanda, quanti anni ha Melo? 34 all'età di LeBron. Ok, 34, e a 34 anni tu finalmente, perché vieni costretto, ammetti di poter pensare di uscire dalla panchina. Forse. Ok, cancelliamo questo che è criticabile sotto svariati punti di vista. Una cosa va detta però in difesa di Melo, anche lui non mi piace, ma facciamo le cose come si deve. Non è stato allontanato dai progetti della franchigia perché non abbia mostrato una work ethic ideale o perché non si sia messo totalmente a disposizione. Lui le cose le ha fatte tutte per bene. Semplicemente il suo modo di essere non era quello di cui avevano bisogno i Rockets in quel momento. Infatti loro, anche da dichiarazioni di D'Antoni, Melo ha fatto il suo. Era presente agli allenamenti, si sbatteva, ce la metteva tutta. Anche in spogliatoio ha cercato di non essere troppo invadente, ma quello che faceva non era quello che volevamo noi. Un isolamento per un long two non era quello che volevamo noi. Una giocata in post che non generi un tiro da tre di un compagno ma fine a se stessa non era quello che volevamo noi. A questo punto le opzioni di Melo quali sono? Le opzioni di Melo sono sostanzialmente aspettare, vedere cosa farà Houston del suo contratto e poi decidere se provare effettivamente a fare il role player da qualche altra parte, magari anche in franchigie con meno esigenze di vittoria, oppure se ritirarsi, andare in Cina, non lo so. Non lo so, mi viene da dire che forse un ultimo tentativo qualcuno lo farà per Melo, senza dubbio, quest'anno, però non lo so, è complicata. Il problema è proprio che se vai a vedere il roster di Houston, gli esterni o hanno tiro da tre o sono dei big man atletici che sappiano difendere pitturato, correre e attaccare il ferro. In post non ci va nessuno, se non saltuariamente magari Harden, ma neanche, non ci va nessuno. Lui era la zona del campo in cui era più efficiente, era quella, ma non viene mai esplorata dal gioco di Houston. No, hanno davvero, gli sono state attribuite molte colpe per la partenza a scoppio ritardato di Houston. In realtà tutto il roster ha fatto fatica. Questo è stato anche questa la causa che ha portato, secondo me, i Rockets a decidere di terminare i rapporti con Melo così
rapidamente. Sì, è stato un nessun rancore, amici come prima, non è Sì, andata. però se fosse andato tutto bene, se fosse stato solo lui che magari un attimo va fuori dallo spartito, probabilmente avrebbero avuto un po' più di pazienza. Con l'inizio lento di Harden e Paul, le partite che saltate, Gordon che non sta segnando da nessuna posizione del campo, Gary Clark che è il rookie che è stato preferito a Melo, esatto. in rotazione, anche lui sta tirando intorno al 30% da 3, Gerald Green anche lui non la sta mettendo, hanno fatto tanta fatica in tanti all'inizio della stagione, complice anche probabilmente la perdita di Ariza, di Mbamute e di Ryan Anderson. Per quanto riguarda la regular season, comunque Sì, è uno che ti dà una mano. Secondo me più appunto Ariza soprattutto. L'assenza di Ariza pesa tremendamente. E se noi andiamo a vedere un po' di numeri, di statistiche, la Houston dell'anno scorso e la Houston di questo inizio di stagione, allora, inizialmente l'anno scorso Houston ha chiuso la stagione come sesto, anzi adesso è al sesto posto come offensive rating, quindi comunque genera attacco. L'anno scorso ha chiuso prima. Adesso è 26esima come defensive rating, l'anno scorso ha chiuso settima. Quindi anche se si dice che Houston non difende, Houston l'anno scorso era una signora difesa che funzionava e che è arrivata tanto così dalle finali NBA. Non a caso, infatti, da 2 o 3 settimane è rientrato, hanno chiesto a quello che l'anno scorso era l'assistente addetto alla difesa di rientrare dal pensionamento, semplicemente lui si era ritirato, invece hanno alzato la cornetta dopo il primo mese di regular season e hanno detto ma non è che ti andrebbe di tornare a darci una mano, perché la strategia che gli aveva fruttato così tanto l'anno scorso di cambiare sui blocchi quest'anno non gli ha fruttato così tanto. È vero, il personale è diverso, Melo in questo non si inseriva per niente bene, non stanno riuscendo minimamente a difendere il ferro, stanno concedendo tipo il 67% al ferro, essendo la penultima o la terzultima squadra in NBA, stanno facendo proprio fatica difensivamente. Ma non è che dopo che, prendo ad esempio Capelà, ha firmato il suo mega rinnovo contrattuale, a me sembra un pochino involuto rispetto all'anno scorso, cioè è sempre la questione dei giocatori in contract year che danno qualcosina in più. Magari l'anno scorso la situazione di Houston era semplicemente un allineamento di pianeti che quest'anno non sono allineati. Ma allora, io sono dell'idea che tu levi uno come Ariza che non solo faceva il suo, ma si occupava anche di alcune mancanze dei compagni di settore. Quindi uno che invece che fare 100 faceva 130, 140. Lo sostituisci con uno che invece che fare, non dico 130, 140, ma 90, ti fa 40, 50. A questo punto tutti quei buchi porteranno da qualche parte. È chiaro che non possiamo, secondo me, ok, senza dubbio può essere involuto Capelà. L'abbiamo visto succedere tante volte. L'anno successivo al contract year, però va anche detto che sta facendo fronte a molte più perdite a cui mettere un buco rispetto all'anno scorso, e va da sé che se l'anno scorso riusciva a fare i conti con quei 2 o 3 giocatori che passavano, ora trovarsene 4 o 5, magari anche lui deve prendere un attimo le misure, cioè bisogna valutare come è cambiata la linea là davanti. E come ho già detto prima, finisci. Ariza aveva un peso specifico difficilmente sostituibile. Anche perché era un giocatore, credo l'unico nel roster di Houston, che aveva vinto un anello. Ecco. Quindi sapeva giocare un certo tipo di partite, che non è una cosa normale e non è una cosa che si insegna. Assolutamente no. No, volevo aggiungere che, a onor del vero, contestualmente alla decisione di lasciare a piedi Melo da parte dei Rockets, i Rockets comunque hanno cambiato. Cioè, è cambiato qualcosa per loro. Non è chiaramente solo l'assenza di Melo, però qualcosa è cambiato, sono tornati più in direzione della squadra dell'anno scorso. Secondo me, per quanto riguarda Capelà, non sono sicurissimo, cioè non scommetterei su una sua involuzione, anche perché è un tipo di giocatore che risente estremamente
della performance della squadra, cioè non è uno, cioè le sue prestazioni dipendono completamente dalle prestazioni degli altri. Se il resto non gira, non è lui che ti gira da solo, Certo. è l'ultima ruota del carro da questo punto di vista. Esatto, sono d'accordissimo. E inoltre c'è anche da dire che l'anno scorso è stata la prima stagione in cui i Rockets sono arrivati ad un livello da 65 vittorie a essere una contender, a fare un certo tipo di stagione, a inseguire l'anello, e per un certo punto di vista è più facile fare una prima stagione di questo genere che riconfermarci la seconda, trovare ancora le motivazioni per fare una regular season come l'hanno fatta l'anno scorso, battendo il ferro, cercando di vincere tutte le partite. Ci sta che, essendo arrivati a un passo dalle finals l'anno scorso, la motivazione si è anche un po' ridotta rispetto allo scorso anno, che prendi la regular season in maniera un po' più tranquilla, magari anche un po' più sotto gamba.